tutti, stiamo provando oggi due moto nuove, due novità di quest'anno del segmento Maxi Enduro, anche se chiamarle Maxi Enduro è un po' riduttivo perché non sono più delle Maxi Enduro, è più corretto chiamarle forse crossover, perché sono delle belle moto stradali col manubrio alto, con la ruota davanti da 17, giapponesi. Stiamo parlando della Honda Cross Runner 800 e della Yamaha Tracer 800 anche lei, anzi 850 quasi. Siamo con Maurizio Gissi, le abbiamo provate attentamente in profondità su strada, su sterrato poco perché non sono nate per lo sterrato, e vi raccontiamo adesso come vanno. Iniziamo a parlarvi dell'ergonomia di queste moto perché, pur essendo simili di primo aspetto, hanno un carattere molto diverso. La Honda Cross Runner in particolare ha evidenziato durante il nostro test un'attitudine al turismo, è più comoda forse della Yamaha, è più confortevole, ha delle sospensioni anche più morbide, e di questo chiediamo conto a Maurizio che l'ha provate con noi, è guidato tanto anche la Honda. Partiamo dalla Honda. La Honda, sì, è sicuramente un'interpretazione turistica del concetto crossover, anche se il look è ancora fuoristradistico, in realtà è una moto praticamente stradale per il comportamento che ha dinamico. La posizione di guida è stata modificata perché ora il manubrio è un pochino più arretrato, quindi si siede in posizione più eretta, e direi che se dovessi fare un confronto rapido con la Tracer, è più comoda come impostazione, come seduta. La Tracer è sicuramente più reattiva, più dinamica, ci si sente molto più a contatto con l'avamtreno. Esatto, della Tracer va detto che appena sali a bordo, salti in sella, ti trovi con questo manubrio che sembra proprio un manubrio da super motard per quanto è largo, dà più controllo sull'avantreno ed è diversa anche la posizione di guida del pilota, che ha le pedane un po' più basse e più avanzate, però non rinnega lo spazio per il passeggero, anzi Yamaha ha rifatto totalmente il codino rispetto all'MT-09 che, ricordiamo, Maurizio condivide la piattaforma tecnica con la Tracer, però ha un corretto posizionamento delle pedane, la sella per il passeggero è molto ospitale e ci sono queste maniglie di serie che sono comodissime. Maurizio, io ho trovato la posizione della Cross Runner molto stradale, a livello non di manubrio, che come dicevi tu appunto è molto da enduro stradale, ma la sella l'ho trovata abbastanza bassa, comoda, dà tanto controllo, però ricorda molto per certi versi la VFR da cui deriva la Cross Runner. Sì, l'analisi è corretta, anche se rispetto alla precedente Cross Runner questa è evoluta un pochino di più, quindi diciamo che è più corretta proprio come rapporto tra sella, manubrio e pedane rispetto alla versione precedente. Sicuramente è un pochino più confortevole per la posizione guida, per il fatto che vibra meno della Tracer, per il fatto di avere un cupolino comunque più largo. La Tracer ha il vantaggio di avere il vetro regolabile in altezza, non c'è sulla Cross Runner, ma complessivamente il riparo aerodinamico non è poi così inferiore sulla Cross Runner anche andando in autostrada. Il passeggero direi che se la cava bene su entrambe le moto, qua forse va un pochino meglio perché proprio la quota di vibrazione sulle pedane è più bassa e quindi alla lunga è un pochino più confortevole. Adesso con l'aiuto di Maurizio sempre vi facciamo vedere le strumentazioni, sono strumentazioni digitali molto belle, in particolare quella della Honda ha un'ottima visibilità perché è una strumentazione a matrice negativa che quindi risulta visibile anche quando il sole è alle spalle. È molto compatta, però possiede tutte le informazioni. Qua troviamo la scala del contagiri, c'è ovviamente anche la temperatura del motore, è indicata la benzina e questa T indica il controllo di trazione che è presente di serie insieme all'ABS su entrambe le moto, sia su Honda che su Yamaha. L'illuminazione cambia di sera, per cui non è più negativo l'LCD ma diventa chiaro lo sfondo, quindi è più visibile di sera. Il controllo di trazione è facilmente modificabile con questo pulsante e anche escludibile, e basta chiudere il gas e l'operazione si fa in marcia senza nessun problema. Maurizio, poi puoi anche aggiungere che ha le manopole questa moto, esatto, di serie anche le manopole riscaldate, questo è il pulsante che le comanda e sono su 5 valori di intensità differente. La Yamaha Tracer ha una strumentazione che a molti appassionati della casa di Iwata sembrerà familiare perché è la strumentazione della Yamaha Super Tenere 1200, quindi è una strumentazione un po' grossa che magari a qualcuno potrebbe non piacere, però si rivela assolutamente completa, ben leggibile e anche ben fatta. Comunque la qualità di questa moto è notevole. Possiamo apprezzare anche il ponte di comando, il manubrio è a sezione variabile, i riser sono assolutamente di pregio, anche i comandi e gli specchietti, non ha nulla di stonato la Tracer e questo lo sottolineo perché poi vedremo il prezzo, c'è un delta tra le due moto giapponesi importante, giustificato dall'allestimento, dalla qualità delle finiture, ma che comunque gioca sicuramente a vantaggio della Yamaha, che ha un prezzo di listino di 9.590 € con l'ABS, il controllo di trazione e le sospensioni regolabili.
La Honda Cross Runner ha un prezzo invece di 12.500 euro, in più ha, come diceva Maurizio, le manopole riscaldate e delle finiture che complessivamente sono superiori alla Yamaha, che comunque non è assolutamente un prodotto fatto in economia. Cosa ne dici, Maurizio? Non è assolutamente fatto in economia, anzi tutt'altro. A vantaggio per esempio della Tracer c'è il fatto che i paramani qui sono di serie e sono molto utili. L'unico piccolo difetto che possiamo segnalare è la sporgenza che hanno, e quindi nel traffico in città in effetti bisogna stare attenti quando si passa a fianco alle automobili incolonnate. Rispetto alla Cross Runner anche la chiave di contatto in una posizione più favorevole, più facile da raggiungere anche con i guanti in inverno, quindi questa è una cosa molto positiva. Si regolano facilmente le inclinazioni dei fari, quindi l'altezza dei fari. Ottimo. E poi anche la regolazione del cupolino manuale va fatta a veicolo fermo, non si riesce assolutamente a farla andando, oltre a essere pericoloso. Su strada queste due giapponesi si differenziano subito, prendono le distanze con sportività per Yamaha e comfort per Honda. C'è un dettaglio che dimostra subito quest'indole diversa. Guardiamo le pedane. La Yamaha ha delle pedane assolutamente pregevoli, belle, in alluminio, però come vedete non hanno il gommino antivibrazioni, neanche il passeggero. Sono le classiche pedane sportive. La Honda invece presenta le classiche pedane da sport tour stradale. Per quanto riguarda il pilota, c'è la gomma che limita tantissimo le vibrazioni, e a proposito di vibrazioni va detto che la Honda col suo motore V4 VTEC ha delle vibrazioni veramente ridotte ai minimi termini, cosa che non succede con la Yamaha. È una moto sportiva, ha un motore davvero potente, però sopra i 5-6.000 giri in autostrada, siamo a circa 140 km/h, le vibrazioni si fanno sentire soprattutto sul manubrio. Maurizio, anche tu hai notato questa cosa? Sì, certo, le vibrazioni si avvertono dai 5.000 giri in poi, però sono di intensità non fastidiosa, direi che sono sopportabili. È chiaro che il confronto con Honda la penalizza. Un altro aspetto positivo di Honda rispetto a Yamaha, che ricordiamo però ha una differenza di prezzo significativa a svantaggio di Honda, è il fatto che la sospensione posteriore è precarico con il rimando idraulico, quindi è comodo variare il precarico e quindi l'altezza del retrotreno quando si trasporta il passeggero. Sulla Tracer è un pochino più complicato perché occorre intervenire con la classica chiave a settore. Le sospensioni anche in questo caso sono regolabili in maniera un pochino più completa sulla Honda, perché i registri sono indipendenti sui due steli, mentre qua è presente l'idraulica solamente sullo stelo di destra. Adesso vi raccontiamo come vanno queste moto, perché l'anima è proprio diversa. La Honda ha un motore 800, 4 cilindri V, quindi è un motore che tecnologicamente è un motore della miseria, veramente un motore che tanti criticano perché è un motore che ha qualche anno come progettazione, però Honda l'ha costantemente aggiornato e ha delle peculiarità uniche nel panorama motociclistico internazionale. È veramente un concentrato di tecnologia. Ovviamente, essendo un motore V4, privilegia l'utilizzo ai regimi più alti. Sotto è molto regolare, molto fluido, ha 106 cavalli a 10.250 giri, ma il meglio lo dà sopra i 6.000 giri. Se bisogna fare un sorpasso rapido sulle strade statali bisogna scalare una se non due marce. Il motore della Yamaha invece è il motore della MT-09, è un 3 cilindri da 115 cavalli a 10.000 giri, quindi regime di potenza abbastanza vicino alla Honda, ma una grandissima coppia ai medi regimi che permette anche di limitare l'uso del cambio. Su strada questa differenza di carattere mi sembra evidente, Maurizio. Sì, è molto netta, anche perché Yamaha è una cilindrata 900, quindi anche un pochino più gonfia, il 3 cilindri è comunque una coppia naturalmente un pochino superiore a un V4 di questa impostazione come Honda, e quindi senz'altro quello che si avverte è una maggior prontezza in ripresa, e quindi sicuramente è molto più dinamica anche dal punto di vista meccanico oltre che di guida presa. Da questo punto di vista è più sportiva. Honda rimarca ancora una volta la maggior pastosità, anche se con minor spinta. L'inserimento del VTEC si sente in maniera avvertibile ma non brusca, passati i 6.500 giri, e a quel punto anche il rumore di scarico diventa molto più sportivo, quindi diciamo che guadagna in carattere quando la si utilizza ad alti regimi. La Yamaha su strada ha un comportamento che personalmente mi è piaciuto forse di più, perché c'è molta più reattività ai bassi regimi, ma questo non vuol dire che la moto sia perfetta, perché ad esempio il cambio, quando è usato giù di giro, ogni tanto fa un po' di scalino, è appena ruvido, e anche la frizione non ha lo stacco preciso che invece ha la Honda. Honda che da parte sua, come diceva Maurizio, ha una progressione un po' più lenta ai bassi, però ha una trasmissione perfetta. Cambio e frizione sono i classici elementi di mamma Honda che non sbaglia un colpo sotto questo aspetto. Su strada non cambia soltanto il motore, ma cambia
anche e parecchio il comportamento dinamico delle moto. C'è innanzitutto, almeno dichiarato sulla bilancia, un bel 30 kg che balla tra la Honda e la Yamaha. La Honda dichiara 240 kg circa col pieno di benzina, mentre la Yamaha si ferma a 210 kg e questa differenza si sente completamente. La Yamaha è molto più reattiva, molto più agile, si guida veramente come una sportiva tra le curve, mentre la Honda vince se si considera il comfort di marcia. È meno reattiva perché il peso in più si sente sempre, però è molto più dolce negli inserimenti in curva e invita anche a una guida un po' più rilassata. La Yamaha invece ricorda in tutto e per tutto la MT-09. Maurizio, tu come ti sei trovato tra le curve, visto che oggi hai piegato a destra e a manca come un assassino, come è nel tuo stile d'altra parte? Mi prende sempre in giro, buon Andrea. Ma hai già detto tu, sicuramente l'avantreno reattivo della Tracer è molto più divertente, molto più immediato, dà più confidenza, quindi si entra frenando più tardi, anche se la frenata, per esempio, io preferisco la frenata Honda, mi sembra più pronta, quindi, ma abbinata alle sospensioni e alla posizione guida di Tracer, direi che è in vantaggio Yamaha. Il peso si sente, il peso è decisamente superiore a quello di Honda, anche semplicemente in manovra lo si avverte in maniera abbastanza netta. Mentre quando si va a velocità autostradali nel misto veloce chiaramente non c'è più questo effetto di ritardo dell'avantreno e quindi la guida diventa molto fluida, molto rotonda, molto piacevole anche per Honda. Sono, come abbiamo detto sin dall'inizio, due moto che noi abbiamo messo insieme in realtà per far emergere poi le differenze che potrebbero anche essere evidenti, no? A chi le guarda a primo acchito, però che ci piaceva indagare e raccontarvi un pochino più in dettaglio. Ci manca da raccontarvi come si comportano le sospensioni. La Honda ha una classica forcella a steli tradizionali, mentre la Yamaha ha una forcella a steli rovesciati. Non mi piace definire una forcella più moderna dell'altra perché sono scelte costruttive diverse. Una buona forcella a steli tradizionali può andare benissimo. La Honda si rivela comoda sugli avvallamenti presi in velocità, mentre sullo sconnesso e sul pavé mostra qualche limite, soprattutto da parte della forcella, che tende a irrigidirsi e non ammortizza sempre bene le asperità del terreno. Sotto questo aspetto è più valida forse la forcella della Yamaha. Maurizio, anche tu hai notato questo comportamento? Sì, è un comportamento poi molto evidente in città sul pavé, come ricordavi tu, è veramente, sì, risalta subito. E non depone a favore del fatto di Honda anche il peso, che è più alto, quindi quando le sospensioni devono lavorare sul connesso, sono aggravate anche dal maggior carico che devono controllare. Mentre parlando della Yamaha ti sarebbe piaciuto un ritorno dell'ammortizzatore forse un po' più frenato, la trovi un po' troppo veloce nell'estensione fuori dalle curve? Sì, l'ammortizzatore che io avevo criticato sulla MT-09 qui lavora molto meglio, tende un pochino ancora a sedersi in accelerazione, c'è un'estensione ancora un filino veloce, però no, direi che nella guida solo sportiva va molto bene, non ci sono problemi importanti. Poi vorremmo chiudere specificando soprattutto una cosa, che queste moto, queste crossover, queste stradali a manubrio alto rappresentano un'offerta davvero interessante perché a un prezzo che è decisamente più basso rispetto alle maxi enduro più di moda oggi, hanno dei contenuti elevatissimi. Adesso noi abbiamo fatto i criticoni, abbiamo parlato del ritorno, della sospensione, della forcella dura, delle vibrazioni, però nel complesso queste moto su strada sono una grande goduria e costano, in certi casi, parliamo soprattutto della Yamaha, la metà rispetto a tutte le maxi enduro che conoscete meglio di noi.